Buongiorno amici del canale! Ciao! Oggi non faremo un restyling chissà quanto fantasioso, anzi una cosa moderna, liscia, lineare, ma sono sicura che questo video sarà uno dei più ricercati e gettonati perché tutti prima o poi nella vita abbiamo diciamo il bisogno di dover mantenere una porta sana che abbiamo in casa e farla diventare una porta classica però diciamo più moderna. Infatti su questa porta dovrò semplicemente modificare il colore e il vetro, perché questo vetro color fumo purtroppo non può essere tenuto. Quindi vi darò tutte le nozioni fondamentali per avere una stesura bella, liscia, pulita, senza goccio ovviamente, dove non si veda la serratura del pennello, perché spesso nelle porte non si vuole avere la pennellata, ma si vuole avere un qualche cosa di più liscio. E vi darò tutte le nozioni fondamentali per fare bene un restyling come questo di una porta e poi la faremo anche vedere montata nel suo ambiente naturale, ok? Bisogna fare molta attenzione perché queste porte in realtà non è una, ce n'è una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Queste porte andranno in una casa dove c'è stato appena un restyling totale e dove ci sono altre porte nuove, moderne, perché purtroppo hanno dovuto comprarne alcune. Quindi bisogna fare un lavoro impeccabile. Partiamo? Partiamo! Cerco di semplificare e dirvi i punti su cui assolutamente non transigo quando si fa un lavoro fatto bene, soprattutto quello di una porta, grande così, oppure porte di armadi 4 stagioni, comunque diciamo superfici molto lunghe, molto ampie che hanno bisogno di una finitura liscia perfetta. Prima di tutto non si lavora con la porta in verticale, no, non si può, si usa più colore, si stende il colore meno bene, ci saranno i segni e non è facile fare un lavoro perfetto, quindi purtroppo per fare un lavoro fatto bene si smonta e si fanno da coricate. Seconda cosa, lo sgrassaggio è fondamentale perché comunque le porte, per quanto possono essere pulite, ci mettiamo la crema in viso la mattina, con le mani sporche di crema comunque si tocca la porta, i bambini comunque toccano le porte, per quanto possiamo essere attenti nella pulizia, le porte sono unte, ok? Le maniglie sono unte, quindi bisogna fare attenzione. Io oggi non coloro le maniglie perché la padrona di casa ha scelto di mettere le maniglie dorate anche nelle nuove porte. In realtà sono diventate veramente attuali adesso le maniglie dorate, i rubinetti dorati, ci sono un sacco di dettagli dorati ora nelle case contemporanee, quindi la porta la terremo così. Non tolgo la maniglia perché è ben ancorata e a posto e io devo semplicemente colorare, quindi non mi dà fastidio. Ho tolto però la toppa e ho tolto anche il copri maniglia. Tranquillamente con un cacciavite si infila e vengono via. Mi raccomando, cosa importante da fare, sempre scrivere di che porta è, quindi pezzettino di carta e si scrive di che porta è, magari le numerate le porte, così fate ancora prima, e non scambiate. Chi lo sa che uno possa essere diverso da un altro, nel passare degli anni magari sono stati cambiati? Un'altra cosa importante, venite qui. Io con Emma su questo lato ho messo il nastro carta che copra completamente questo punto della serratura e abbiamo scritto che cosa faremo su questa maniglia, quindi che numero di porta è, che stanza è, coperto bene anche questo punto perché poi non voglio andare a grattare e perdere tempo, il lato dove si apre, sinistra, destra, perché a volte le porte possono essere anche bicolore, quindi che ne so, nel corridoio bianco e nella camera blu, chi lo sa, quindi mi raccomando scrivete tutto prima di toglierla, perché è importante poi rimetterla bene nel punto giusto, senza che poi si invertano i colori. Un'altra cosa importante, noi abbiamo tolto anche i cardini della porta e qua li ho messi in questo shaker che avevo lì di riutilizzo con dentro ammoniaca bicarbonato, perché in effetti è perfetto per pulire bene. Io il cardine non lo coloro, guardate com'è il colore, è proprio grigio sporco. Questo vuol dire che ammoniaca bicarbonato è perfetto perché sgrassa completamente anche i cardini che purtroppo negli anni sono stati comunque soggetti a sporcizia, non è che tutti i giorni andiamo a pulire i cardini, ok? Quindi mi raccomando tutto quello che c'è da smontare dalle porte sempre in ammoniaca bicarbonato, ok? È importante come sgrassaggio. La superficie deve essere super sgrassata e ora noi toglieremo anche il vetro perché lo cambiamo. Non volete cambiare il vetro? Non importa, lo togliete, come sto per fare io, colorate la porta e poi lo rimettete. In questo modo sarà ancora più preciso.
Una domanda che mi fate spesso: sono sola, sono solo, ce la faccio a fare tutto questo lavoro da solo? Ecco, non si parte con 7 porte se siete soli, ok? E se non avete lo spazio, se partite per la prima volta con un restyling, si fa una porta, si prendono 2 cavalletti o ci si mette comodi su un tavolo dove si può stare più giorni e si fa il lavoro piano, lentamente, bene. Non smontatemi 7 porte, soprattutto magari quella del bagno, se sapete che siete soli o se sapete che magari in breve tempo dovete rimontare tutto, perché comunque questo affanno di dover fare tutto subito vi può creare dei problemi. Ora togliamo la cornice per togliere poi il vetro. Usiamo geppetto e un martellino. In questo caso la cornice è tutta unita, quindi verrà via tutta insieme. Qua è già un po' staccata, quindi ci faccio un po' il lavoro. Basta leggermente per far uscire un po' i chiodi. Ci sono ancora i chiodi che tengono ancorati, quindi bisogna fare pianino pianino, ma senza rompere nulla. Cerchiamo, vedete i chiodi sono molto lunghi, togliamo la cornice. Qua facciamo vedere i chiodi come sono, vedete sono molto lunghi. Però è stato fatto un ottimo lavoro quando è stata montata, perché se avessero messo tanto silicone e avessero messo tanti chiodi sarebbe stato più difficile per noi oggi poi fare lo smontaggio e poi il rimontaggio. Quindi noi metteremo poi un boccino di silicone nuovo, sì vero, per tenere fermo il vetro, anche perché ci sono dei bambini in casa e bisogna sempre lavorare in sicurezza, però possiamo cercare di riutilizzare gli stessi chiodi se va bene, gli stessi buchi, magari metterne solamente 1 o 2 nuovi, ok? Ora questa la tenendo a parte perché ovviamente si colorerà. Vediamo se è già mobile, perché in effetti il silicone purtroppo dopo un po' di tempo tende anche un po' a seccare. Qua addirittura non c'era silicone? Qualche pezzettino ma è secco. Ora l'importante è eliminare con un cutter tutto il silicone che c'è ancora di vecchio, quindi se può essere ancora un po' secco o altro si deve eliminare. Questa cornice non la togliamo perché tanto non ci serve toglierla, ma si può sicuramente mettere ancora un chiodo 2 per aiutare, vedi, in alcuni punti è un po' mobile, quindi metteremo sicuramente ancora un chiodo 2 e possiamo, dopo aver tolto via tutto il silicone, iniziare a fare lama, pulirla bene, sgrassarla a fondo per partire poi a colorare. Con un cutter abbastanza affilato dovete andare all'interno della porta e cercare di eliminare tutti i residui di silicone. Questo perché potrebbe proprio dare fastidio ai futuri incollaggi con un silicone apposito o con altro, e in più andiamo anche a togliere via tutta la polvere che c'è all'interno. È molto importante togliere i residui vecchi sia di colla che di silicone, tutte le cose che avete sulla porta che non vanno bene, vedete? Allora, preparo la miscela per abasso, più o meno un litro di acqua calda, metto 3-4 cucchiai di carbonato e un mezzo bicchiere di ammoniaca. Io uso uno straccettino in microfibra perché la superficie è molto liscia. Ok, adesso laviamo tutta la porta una volta, se fosse necessario si può ripetere il trattamento di ABA 2 volte, quindi buttiamo poi via l'acqua, quando è bella sporca lo rifacciamo, facciamo il secondo lavaggio e mi raccomando sempre sciacquare, perché se non sciacquate vi rimane l'alone bianco e magari se poi voi colorate col nero potrebbe anche darvi fastidio. Questo alone bianco non è nient'altro che il bicarbonato dissolto, ok? Quindi il lavaggio può essere 1, 2, in base alle necessità, l'importante è sempre sciacquare. Noi oggi usiamo questo palettino morbido, però mi raccomando, se avete delle porte molto grezze, di legno molto grezzo, usate magari un panno, una spugnettina che gratta un po' di più. Queste porte vanno clear sand, quindi un avorio naturale, pulito, puro, e sono molto contenta di questa scelta dei padroni di casa, perché starà benissimo con, diciamo, le altre colorazioni che hanno scelto per la casa. Useremo sia il rullo che il pennello, perché oggi vi faremo vedere come si fa una vera e propria stesura liscia, pulita e impercettibile. Serve il rullo Magic Paint, quello con i bordi arrotondati, serve il pennello Elizabeth, che è un pennello che assolutamente vi aiuta ad avere una pennellata molto fluida, liscia, senza segni. La vaschetta è importante, prima mano, pura, pura, pura,
ok? Anche se voi pensate a volte di dover mettere magari dell'acqua dentro la vernice per avere una stesura più liscia, no, sulle porte lucide, prima mano pura. Scaricate bene il pennello Elizabeth, perfetto per questo tipo di porta, di stesura, e da qui, dagli angoli, dall'interno degli angoli, in modo da iniziare a coprire bene tutti i difetti che ci possono essere di stesura. Questo è un pennello perfetto che non vi lascia assolutamente la pennellata. Insisto e cerco di allungare assolutamente senza creare danni. Come vedete già una mano è molto molto tirata, vero? Però come potete vedere una mano è già molto coprente. In questo momento continuo a lavorare sull'interno dei miei fregi e in questo modo copro una buonissima percentuale di superficie. Adesso una delle cose più importanti, quindi non tralasciare mai il fatto che si debba fare bene sia la parte con le rientranze che quella con i listelli più lisci, più lunghi, e non ci devono mai essere difetti. In questo caso, per esempio, vedete che carico il mio pennello e parto con la pennellata in orizzontale, perché in questo momento devo assolutamente lisciare la superficie e non fare difetti, non creare difetti. Occhio alle gocce, sui laterali, sui bordini, e ora piano 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 si alliscia, si allunga. Una bella stesura liscia in superficie è anche una bella stesura alla base, quindi se la prima mano la fate male sappiate che l'errore ve lo portate avanti fino all'ultima. Alliscio, 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 tolgo i difetti e ora, vedete, tolgo tutti i difetti lisciando la superficie. Modello ancora, cerco ancora di togliere eventuali imperfezioni, ripasso fin quando la pittura è ancora bagnata, umida, me lo consente, e poi continuo. Emma mi aiuta con un altro pennello Elizabeth e continuiamo su tutta la superficie. Questo è il lato della porta che faremo con il pennello, quindi utilizzerò solo pennello Elizabeth e vernice pura. L'altro lato della porta invece sarà fatto con rulle pennello, perché il pennello comunque serve sempre, ma con una stesura leggermente differente. Io adoro la pennellata fatta con questo pennello Elizabeth perché è veramente molto liscia e vellutata ed è bella, sembra proprio che l'abbia fatto un artigiano a mano, è quasi un valore aggiunto per quanto mi riguarda questo tipo di pennellata su una porta. Ma se a voi non piace, nessun problema, si usa tranquillamente il rullo. Seconda mano, sempre pura perché copre di più, sempre a pennello, perché questo qua è il lato della porta che finiamo a pennello, ok? Pennello abbastanza scarico, si va sempre nelle rientranze, si parte esattamente da dove si è partiti prima, calcando. Il segreto qui per coprire di più è ovviamente far asciugare molto bene la base. Cosa vuol dire? Che non c'è una tempistica, ma c'è un cambio di tempistica in base all'umidità dell'aria, in base alla stagione dell'anno, in base alla vostra manualità, in base a dove lavorate, perché una persona che lavora in Val d'Aosta sicuramente avrà una temperatura molto differente da una persona che lavora in Sicilia, è normale. Quindi in base a queste valutazioni voi saprete che si può aspettare di più o di meno per dare la seconda mano. L'importante è sempre mettere la mano e sentire una superficie bella, calda, asciutta, esente da qualsiasi tipo di umidità, ok? Il fatto di far asciugare bene vi porta sicuramente ad avere un lavoro più duraturo e più coprenza, quindi più risparmio. Ora, per avere un buon risparmio e limitare al massimo le striature, si deve fare la pennellata incrociata. Quindi prima in un lato, quindi prima si va in verticale, così. Occhio se c'è un pelettino perché noi non li vogliamo, ok? E poi si liscia la superficie in orizzontale, esattamente come era prima. Questo tipo di stesura vi consentirà di coprire molto meglio e assolutamente non si avranno segni. O se ci sono molto limitati, molto pochi e sono gradevolissimi, perché comunque una bella pennellata perfetta fa parte di una lavorazione artigianale che è un vanto, non è una cosa negativa, tutt'altro. Continuiamo anche qui e guardate che coprenza pazzesca in seconda mano. Il fatto di vedere una pennellata, una bella pennellata, leggera, liscia, omogenea, è un vanto per un lavoro del genere, perché vuol dire che è stata fatta a mano bene o è stata fatta da un artigiano, ancora meglio.
Vedete, io adesso liscio, allungo la striatura in modo che non si noti più di tanto, ma che si veda una pennellata bella liscia e continuo. E il secondo verso, quindi la parte sotto ha già ricevuto le sue 2 mani ed è bellissima, bianca, perfetta, liscia. E ora vi faccio vedere come si stende su una porta il colore a rullo. Sempre il mio pennellino Elizabeth, questa volta parto di qua perché c'è più spazio, è anche una porta con poco spazio, però ce n'è comunque un pochino, ci basta e ci avanza. Vedete che io ho preso in questo caso il pennello così, ho preso poco colore, ho appiattito la punta del pennello, l'ho inserita qua e ho disteso la vernice in questo punto e in questo modo. Si colora pian pianino, non si fa tutto in una volta, tutti i bordi subito, perché altrimenti potrebbero seccare e potrebbe vedersi la differenza tra la stesura a pennello e la stesura a rullo. Ora occhi aperti perché ci sono più modi per farlo. Prendo il mio rullo, scarico per bene ma non troppo. Questo è uno dei motivi per cui ho messo la pellicola, perché la pellicola ti aiuta a non avere troppi segni dove c'è il rullo e trattiene un po' più vernice. Mi raccomando, deve essere il rullo apposito, deve essere il rullo di spugna, meglio se senza un taglionetto, e si deve mettere nell'acqua, si deve strizzare benissimo, si deve asciugare bene anche con un pezzo di carta e poi si può usare. Se il rullo è umido è più ricettivo alla pittura, assorbe più pittura. Un altro trucco per fare una buona stesura a rullo è non lesinare col prodotto. Non si tira mai la vernice, perché altrimenti il rullo non ha tempo di autolivellare. E se non lo facciamo autolivellare, che succede? Che coprirà poco, che faremo una passata in più e che quindi perderemo più tempo, più soldi e non saremo soddisfatti. Come vedete ora, pian pianino io passo, non si vede la distanza, la differenza di dove inizia una rullata e dove ne finisce un'altra, ma bisogna essere accorti e soprattutto attenti a non schiacciare troppo, perché se con il rullo schiacciate troppo, tanto vale. E voilà! Ora abbiamo 2 alternative. Se ci piace moltissimo il rullo, lasciamo così. Quindi accarezziamo bene, da inizio a fine. È solo la prima mano e guardate quanto è coperto, pazzesco. Felicissimi. Se invece non dovesse piacerci la stesura così puntinata, è ancora meglio fare la doppia stesura a rullo. Perché vi dico questo? Perché possiamo sprecare meno colore, fare meno fatica se non siamo tanto abituati a utilizzare il pennello, ma liscio e ho la pennellata. Quindi io posso anche utilizzare il rullo per omogeneizzare la superficie, ma se voglio la striatura del pennello, passo poi dopo il pennello. In caso io non volessi questo pennello, questa pennellata, questa striatura, ho provato, non mi piace, benissimo, ripasso il rullo. Non pensate che rimanga questa prima stesura, diciamo, spugnata. È un errore che facciamo sempre tutti quanti. Pensiamo sempre che se in prima mano o seconda mano vediamo questa spugnatura, poi resti fino alla fine. Non è così. Il rullo va steso più spesso in modo che si possa permettere alla superficie, raffreddandosi e seccando, di autolivellare. Quindi uno, mi raccomando, degli errori da non fare mai quando si usa il rullo è tirare troppo, schiacciare. Uno pensa che schiaccio avanti, indietro e ottimizzo perché uso meno pittura. Tutto il contrario, se voi ora ci fate caso, contro luce si vede perfettamente che la pittura si sta livellando, perché se ne mettete un goccino di più e non tirate, diventa liscia. Sembrerà stesa a spruzzo. Provare per credere. Quindi ora vi faccio vedere come in realtà una sola mano stesa a rullo è già perfetta, liscia, vellutata. Sembra una porta nuova. Ed ecco qua, ora con l'ultima passata vado a stendere bene in modo omogeneo la vernice su tutto il laterale che è molto lungo
e che quindi deve avere completamente l'assenza di segni, perché altrimenti poi si vedrebbero. Vi assicuro che dopo non si vedrà nulla. Partiamo con la seconda mano di colore, quindi come vedete Emma fa i bordini sempre col pennello Elizabeth e io arrivo con il rullo. Carico bene il mio rullino e delicatamente proseguo. Ovviamente anche qua seconda mano, ultima, seconda e ultima mano. Se ci sono dei difetti, importante toglierli, mi raccomando, un pelucchio piuttosto che una piccola crosticina, qualsiasi cosa, non lasciateli sulla superficie, perché è vero che poi si carteggia magari leggermente, però è meglio non lasciare i difetti. In questo momento va utilizzato lo stesso metodo che abbiamo utilizzato in prima mano, ovvero non si tira troppo la vernice, quindi è importante dare una coprenza omogenea senza tirare troppo, quindi senza schiacciare troppo il rullo, è fondamentale essere leggeri nella stesura. E più che altro non ripassare più mentre asciuga. Ora io vedete faccio ancora qualche rullata, perché comunque voglio che si omogeneizzi il più possibile. Basta, ora non la tocco più, fine, vado avanti con tutto il resto della porta. Il passaggio che facciamo tra un po' è fondamentale sia per questo lato, quindi quello a rullo, che per il lato dietro, quindi quello a pennello. È il passaggio che vi aiuterà ad avere una porta che sembra veramente nuova, quindi mi raccomando, dovete assolutamente seguire bene alla lettera e acquistare la spugnettina liscia superfici. Non potete assolutamente dimenticare questo passaggio fondamentale se volete una stesura liscissima. Ed ecco qui il vero trucco per avere una superficie liscia, 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 vellutata e che sembra davvero fatta da un professionista. Spugnettina in microfibra, umida ma leggermente strizzata, ok? Quindi non deve essere bagnata e questo servirà più che altro a fare da stop per raccogliere l'eventuale polvere. La spugnettina liscia superfici, molto morbida, e deve essere una carezza. Non dovete carteggiare, non dovete togliere vernice, assolutamente. Con questo metodo non fate polvere e vi accertate che la superficie sia liscia, 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 liscia. Perché lo dovete fare? Perché il protettivo aggrapperà ancora meglio, perché sarà più vellutata e più piacevole al tatto, perché durerà ancora più anni, perché in questo modo stiamo anche rinforzando la superficie. Non vi preoccupate se vedete qualche piccolo effetto di spellicolatura, è solo perché è umida. Ecco qua, lo faccio dappertutto ed è proprio solo un passaggio vellutato, né più né meno. Non dovete fare fatica, non dovete fare polvere, ma quando passiamo poi il protettivo o la cera protettiva vi renderete proprio conto della diversità nella superficie. C'è un abisso. Vedete? Il poco che tolgo di vernice, è veramente pochissimo, lo notiamo dalla spugna, serve per far sì che la superficie sia veramente, veramente, veramente vellutata. Ora io finisco, passo il panno in modo che non ci sia più nessun segno di polvere e poi passo alla protezione. Ora siamo al momento più critico, la stesura del protettivo, perché tutti vanno in panico per il protettivo. Si vuole una finitura speciale, liscia, vellutata, che sembra veramente nuova. Ci sono dei trucchi anche qui e bisogna seguire le regole anche qui. Prima di tutto il protettivo mai puro, e so che tanti di voi lo danno puro perché pensano che protegga di più, sbagliatissimo. Protegge se diluito bene, quindi si inserisce il 20% di acqua. Io ho questo barattolo che ho già iniziato e metto acqua a sentimento, ma so più o meno quanto è il 20%. Diciamo la verità, se dovesse essere leggermente più liquida, quello che vi aspettate, poco il problema, sarà un pochettino più liquida e vellutata, magari si passa una mano in più. Ora io vi farò vedere la stesura a spugna, è una stesura perfetta che non lascia veramente segni. Quindi ricapitoliamo, abbiamo un lato che ha una stesura a rullo, un lato che ha una stesura a pennello. Abbiamo carteggiato con la spugna liscia superfici per togliere le imprecisioni
e per rendere la superficie vellutata da entrambi i lati. Abbiamo passato un panno in microfibra molto strizzato per togliere l'eventuale polvere rimasta e ora passiamo il protettivo sia a pennello che a spugna. Una cosa importante che dovete fare però è non arrabbiatevi se rimangono dei pelettini sulla superficie, perché con i colori chiari e lavorando in un ambiente non asettico, che non è un luogo apposito dove per esempio colorano con le vernici spray a spruzzo, può capitare che nell'ambiente ci sia della polvere, che ci sia un pelettino di gatto, che ci sia della polvere che arriva con un po' di vento, è normalissimo. Purtroppo i lavori fatti a mano su superfici così bianche hanno questa peculiarità, possono avere dei difetti, i difetti sono anche i peletti, la polvere in generale. Nel frattempo avete visto quanto ho girato io? Più di un minuto, quindi occhio, il protettivo va sempre girato accuratamente e per di più, ricordate, se avete il protettivo satinato va sempre miscelato ogni tanto, ok? Ancora di più di quello lucido, perché sapete che il protettivo c'è sia lucido che satinato. Perché? Perché il satinante va sul fondo e se voi lo diluite e iniziate con un protettivo e dopodiché non girate e continuate, può essere che una parte sia più satinata dell'altra, quindi occhio. Ora io ho girato benissimo e ne metto un po' in questo piattino. Perché? Perché con la spugna devo prenderla in modo molto comodo col piattino. Ho messo anche i guanti perché metterò la spugnettina direttamente con le mani sulla superficie e se il protettivo va sulle mani fa fatica ad andare via. Una cosa altrettanto importante, la spugnettina non va subito immersa nel protettivo ma va messa nell'acqua. Quindi acqua in un secchio. Si strizza bene, benissimo. Se vi serve, la strizziamo bene anche con uno straccettino di cotone che assorbe, ok? Perché deve essere umida ma non bagnata, assolutamente. E ora si può utilizzare, ok? Prendo il mio piattino diluito al 20, prendo un pennello piccolino, uppala, e vado qui, inizio a far vedere ai ragazzi a casa come si fa, okay. Poi tu continui col pennellino. Sì. Prendo da qui così ho la stessa diluizione e ovviamente col pennellino piccolo vado nei punti in cui farei fatica ad andare con la spugna. Voi mi dite, Elisa, perché usi la spugna? Perché la spugna non vi lascia segni, quindi se voi avete bisogno di avere una superficie vellutata, liscia, la spugna è eccezionale, ok? Faccio qui, vedi, scolo leggermente, vado avanti, vado qui e continuo in questi punti importantissimi. Ora continua Emma, così io inizio e finisco, me la metti col piattino? Sì. Così io inizio e finisco con la spugna. Mi raccomando, sono spugne molto morbide, molto delicate, quindi non arrabbiatevi se dopo un utilizzo è già rovinata, è normale, striando sulla superficie molto lunga con forza si può rovinare, costano pochissimo, si cambia, ok? La immergo leggermente, vedete? Tolgo l'eccesso, perché non se ne deve mai mettere troppa, elimino ulteriore eccesso sulla superficie e se ce n'è un po' così, non importa, appoggio e ora la lavoro. Parto da un lato e salgo. Contro luce sicuramente vedo dove vado, dove passo, quindi se c'è un punto che non ha avuto la protezione, passo una seconda volta. Prima la stendo su tutto il mio lato nella lunghezza, così, voilà, dopodiché riparto dal fondo e alliscio. Un gioco da ragazzi, facile, che è davvero praticamente impossibile non riuscire o fare segni. Voilà, ancora una passata. E allora mi fermo. Sicuramente sarà necessario dare 2 mani, sicuramente. Se avete una superficie che magari va incontro a tantissima usura, tantissimi lavaggi, potete passare anche 3 volte a spugna. Ma mi raccomando, ricordate anche che la spugna lascia un po' meno prodotto rispetto al rullo e un po' meno prodotto rispetto al pennello. Quindi valutate, se a voi piace la stesura a pennello o a rullo, sicuramente bastano anche 2 mani, ok? Noi continuiamo e poi vi facciamo vedere la porta montata nella casa appena ristrutturata, perché vi farò vedere come sono belle le porte vecchie, ricondizionate, ristrutturate, ma vicino alle porte nuove non si vedrà la differenza. Andiamo in casa di Marco e di Ilaria e glielo facciamo vedere. Sì, certo. A dopo. Anche questo restyling è finito.
Questa casa ha subito un'enorme ristrutturazione, hanno addirittura rifatto alcuni punti luce, l'impianto idraulico, la divisione della casa in generale, abbiamo tirato giù delle pareti, hanno rotto in alcuni punti i pavimenti e in tutta questa ristrutturazione pesava il costo delle porte. Per questo motivo abbiamo preferito colorarle. Quindi ricordate sempre, anche se siete di fronte a una ristrutturazione, potrebbe essere più facile e meno, faticoso cambiare le porte via. A volte quando si hanno delle strutture così solide come in questo caso è meglio affidarsele proprio in mani e colorarsele, risparmiate un sacco di soldi. Abbiamo colorato la parte interna ed esterna ovviamente e sembra nuova. La maniglia dorata sta veramente bene, anche perché in tutta la casa ci sono tantissimi punti dorati che danno molta luce e in questo bagno molto moderno, molto contemporaneo, secondo me la porta chiara sta benissimo. Anche qui trovate un tutorial, no, veramente una diretta, in cui vi ho fatto vedere come applicavo il fregio che ha dato molta luce e, non so, eleganza. Ma questa è una casa Magic Paint, perché anche di qui abbiamo dato una nuova forma a queste porte che sono state dipinte con clear sand, ma prima abbiamo fatto un bellissimo stencil materico con il nostro medaillon, uno stencil murale, e quindi sembra quasi di avere una tappezzeria. Il pomello, the cherry on the cake, ed è bellissimo perché riprende alla perfezione il nostro stencil e colorando le porte con la stessa tonalità delle pareti, quindi un effetto quasi totale, clear sand secondo me è molto elegante. Qui una bellissima parete con una porta a taglio completamente tappezzata da una carta da parati che ovviamente trovate dai venditori Magic Paint e sul sito di Easy Rom, una carta da parati che ha sempre questa fantasia ricorrente in tutta la casa, la stessa che ho utilizzato anche con lo stencil medaillon, ed è molto bella con la maniglia dorata che riprende le altre porte. Meraviglia delle meraviglie, una stanza che sa veramente di natura, di verde, un total green, una scatola completamente verde che ha creato un effetto bellissimo. La bellezza di questi ambienti è che hanno delle finiture perfette, perché c'era questo arco che ora con Magic Wall colore Royal Green è veramente rilassante, arioso, perfetto. Questo bel comò, fatto semplicemente con colori Magic e con delle righe, risulta molto contemporaneo, e anche qui, se vedete, ci sono le porte colorate ovviamente con Magic Paint. Una porta Royal Green sulle pareti Royal Green. Qui un armadio a muro che è stato rifinito sempre con Magic Paint e abbiamo fatto uno stencil, lo stesso medaillon dall'altra parte, ma semplicemente con il protettivo lucido. Quindi vedete alla base un protettivo satinato, qui protettivo lucido, che hanno creato un effetto di luci, un gioco di luci, tono su tono. Sono contentissima di questo restyling totale, è veramente bello vedere le mie tinte che insieme creano un'atmosfera così calda, accogliente, omogenea. Adesso vi saluto e non scappate, perché nelle foto che vi metto adesso vedrete ancora dei dettagli di questa bellissima casa. È una casa tutta magic. Ciao!